come avrete intuito da questa introduzione, andremo a testare questo fantastico cellulare Rugged. Il suo nome è Blade 20 Turbo ed è l'ultimo device lanciato dal brand oggi. Partiamo subito con le sue caratteristiche più importanti, a partire dalla resistenza, perché infatti ha superato i 3 test più severi, l'IP68, l'IP69K e anche il difficilissimo Military Standard 810H, che lo rendono praticamente impermeabile, anti-urto, anticaduta e anche antipolvere. E dopo, durante il corso di questo video, andremo a fare anche alcuni test di resistenza. Ma tornando alle sue caratteristiche, partiamo dallo schermo. È dotato di un display da 6,6 pollici IPS in HD+, potentissimo processore octa-core 5G dimesti 7050, per cui vi permette di navigare in 5G e vi posso garantire che come rapporto di affidabilità, ottimizzazione di Android e consumo della batteria siamo veramente a un altissimo livello. Per quanto riguarda le memorie, abbiamo di base 256 GB di spazio di archiviazione, che di base è già un'ottima memoria. Potete anche espandere la memoria con una micro SD fino a 2 TB. E per quanto riguarda la RAM, ne abbiamo 8 GB di base, ma udite perché potete espandere ulteriormente di altri 24 grazie alla memoria virtuale, per arrivare a un totale di 32 GB di RAM. E concludo questa breve introduzione tecnica con il comparto fotografico. È dotata di 2 telecamere al posteriore, la principale da 50 megapixel integrata con l'algoritmo Morpho e boostata con l'intelligenza artificiale, portando come risultato delle foto di altissimo livello. Per quanto riguarda l'altra fotocamera posteriore, abbiamo la macro da 2 megapixel, la luce flash LED e la telecamera frontale da 16 megapixel. Detto questo, ora andiamo a analizzare la dotazione base. Prima però vi ricordo che se per caso alla fine di questa recensione vi sarete innamorati di questo fantastico Doji, vi ho lasciato il link diretto per poterlo acquistare sia nel primo commento che nella descrizione di questo video. Per cui bando alle ciance, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e partiamo con l'unboxing. Per quanto riguarda la dotazione base, troverete il kit per inserire il vetro temperato per proteggere ulteriormente lo schermo di questo rugged phone, il caricatore che è compatibile con la ricarica rapida, il cavo di ricarica doppio tipo C e infine non può mancare il manuale di installazione. Per quanto riguarda il telaio, adoro questa linea rossa che spezza un po' il ritmo e nonostante le dimensioni, con un display da 6,6 pollici si riesce perfettamente a impugnare con una mano e anche il materiale è abbastanza ruvido, così da avere un maggiore grip se per caso lo utilizziamo in esterno. Ovviamente si vede già dalle caratteristiche che è un cellulare Rugged, guardate, potrei stare qua ore a farlo cadere sia davanti che anche dalla parte posteriore e anche di fianco. L'ho fatto cadere da tutte le angolazioni, ma è praticamente indistruttibile. E dopo faremo anche dei test in esterna, ma andando ad analizzare il telaio. Nel lato sinistro troviamo lo slot per le nano SIM e sempre sotto da questo lato troviamo questo utilissimo tasto personalizzabile. Nel lato di destra troviamo il regolatore del volume più e meno e il tasto d'accensione che ha anche il sensore di impronta digitale. E infine nella parte inferiore troviamo il potentissimo speaker e anche ben protetto da questo gommino protettivo lo slot tipo C di ricarica. Ed eccoci qua nell'home page di Android 15. Ho già scaricato tantissime applicazioni e alcuni giochi che dopo andremo a testare. Per quanto riguarda la velocità di navigazione, anche qui siamo veramente da top di gamma. Ma ora chiudiamo tutte le pagine e andiamo a fare un tour delle impostazioni che sono le classiche di Android. Per quanto riguarda la sicurezza e la privacy, che è un argomento che voi che mi seguite ci tenete veramente tanto, l'ultimo aggiornamento è del 5 marzo 2025, poco più di un mese fa, per cui veramente tanta roba. E per quanto riguarda lo sblocco abbiamo sia il sensore di impronta digitale che lo sblocco facciale. Andiamo a testare la velocità di sblocco, lo vado a mettere in stand by, proviamo a sbloccarlo. Avete visto che velocità? Facciamo un secondo tentativo perché voglio vedere se fa 2 su 2 e anche in questo caso è stato molto rapido. E ora lo vado a mettere in stand by per andarlo a sbloccare col volto. Anche in questo caso l'ha sbloccato veramente in maniera molto rapida e direi che sia l'impronta e lo sblocco facciale funzionano veramente bene. Altra chicca molto interessante è la funzione del tasto laterale personalizzabile. Io l'ho già impostato, potete impostarlo a vostro piacimento con le applicazioni o le impostazioni che utilizzate di più. Con un clic ho impostato
attivato Amazon Shopping e guardate anche in questo caso con che velocità ha aperto l'applicazione. Col doppio clic ho impostato lo screenshot ed eccolo qua in basso, e con la tenuta prolungata ho impostato l'accensione della torcia. Ma il fiore all'occhiello di questo Doogee Blade 20 Turbo è sicuramente l'intelligenza artificiale. Ha un'applicazione che è stata creata appositamente per questo modello, ha 4 funzioni e adesso ne andiamo a testare. A partire dall'applicazione Rimuovi andiamo a provarla in questa bellissima foto del raduno del Luca Comics di Naruto. Provo a eliminare questa persona ai lati della foto. Sono curioso di vedere l'effetto finale, se verrà sostituito interamente con l'erba, e guardate che spettacolo, provo anche a zoomare, sembra veramente la foto originale, per cui devo dire che funziona veramente molto bene. Andiamo anche a testare la rimozione dello sfondo. Provo questa foto che è veramente molto complicata perché ci sono 1, 2, 3, 4, 5 soggetti. Sono curioso anche in questo caso. Guardate che spettacolo, e ci ha impiegato meno di 6 secondi. Andiamo a sostituire la parte bianca con uno sfondo. Guardate che bellino questo con degli ananas di sottofondo, per cui devo dire che anche in questo caso funziona veramente bene. E adesso andiamo a provare la fotografia AI che utilizza la fotobase di una persona per trasformarla magari in una principessa, in un angelo e tantissime altre opzioni sia maschili che femminili. E guardate che spettacolo l'esito finale, e una volta che l'avrete completata vi basterà scaricarla nella galleria. Andiamo a provare anche questo secondo modello perché sono veramente curioso. Starei qua tutto il giorno, non avete idea di quanto mi stia divertendo, ma anche in questo caso sembra veramente una figura uscita da una pellicola cinematografica. Ho tenuto per ultima una delle più interessanti che vi permette tramite una vostra foto di creare un video animato direttamente dall'intelligenza artificiale. Ho già inserito il testo del dialogo e siamo pronti per la creazione. Ha già finito il filmato, lo andiamo a visionare. Iscrivetevi al canale di Luca Hachaki e attivate la campanella, grazie mille. Guardate anche la precisione delle parole rispetto al movimento della bocca, per cui devo dire che con questa applicazione potrete fare tantissimi video divertenti facendo impazzire letteralmente i vostri amici. E ora siamo arrivati al test del comparto fotografico. Vi farò vedere delle foto e un video in alta definizione che ho registrato direttamente da questo smartphone. E come vedete dalle immagini, vi devo dire che la telecamera posteriore da 50 megapixel, dotata di intelligenza artificiale e soprattutto boostata dagli algoritmi Morpho, ha prodotto delle foto veramente di ottima qualità. Insieme alla resistenza è uno dei punti di forza di questo smartphone. Non ho riscontrato particolari difetti. Guardate anche le macro come sono venute perfettamente definite. Come risoluzione massima per quanto riguarda i video potete registrare fino a 4K a 30 fps. Anche in questo caso la qualità è stata nettamente superiore rispetto ai modelli precedenti e grazie all'intelligenza artificiale i risultati saranno veramente molto ma molto simili rispetto alla realtà. E ora andiamo a immergere il nostro Doogee dentro l'acqua, anzi lo lascio qua per circa 10 minuti e poi andremo a verificare se sarà ancora attivo oppure no. A few moments later. Lo andiamo ad estrarre e guardate dallo schermo, nonostante sia bagnato dalle goccioline, si riesce comunque a digitare. E adesso andiamo anche a testare la fotocamera subacquea. Andiamo a fare qualche foto direttamente sott'acqua. Ed ecco il risultato finale. Quello che vedete sono alcune foto che ho scattato direttamente sott'acqua. E ora siamo pronti per il secondo test, il test di resistenza. Dopo che ha superato quello di impermeabilità, lo lancerò in aria e vedremo se sarà ancora funzionante oppure no. Visto che voi siete un pubblico molto esigente, faremo anche un secondo lancio, sempre più in alto. E come ciliegina finale faremo un super rotolamento orizzontale. E ora andiamo a vedere se ha resistito a tutti questi salti. Allora, intanto direi che lo schermo, come vedete, non ha né graffi né crepe. Il touch direi che funziona perfettamente. Andiamo a vedere anche la tendina e direi che ci siamo. Per cui, per quanto riguarda la resistenza, direi che ha provato. Infine, per andare a testare le potenzialità del processore Dimensity 7050 5G, ho svolto su questo smartphone vari test gaming su alcuni giochi 3D come War Tanks e Genshin Impact, ma
ma devo dire che nonostante ci abbia giocato per parecchie ore non ho riscontrato problemi di surriscaldamento nonostante sia completamente sigillato. Inoltre, grazie alla batteria a doppia cella a litio non rimovibile da oltre 10.000 mAh, potrete giocare anche per più di 20 ore consecutive prima di doverlo ricaricare. Per cui se siete stufi dei soliti cellulari che si spaccano alla prima caduta e volete un cellulare che abbia un processore 5G che sia abbastanza performante e soprattutto che sia impermeabile, ultra resistente e antipolvere, questo fantastico Doogee Blade 20 Turbo è il dispositivo che stavate aspettando. E se volete prenderlo in anteprima vi ho lasciato il link diretto per poterlo acquistare sia nel primo commento che nella descrizione di questo video. Vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!